Ci siamo, non vi preoccupate. Se vedete la piattaforma e state sentendo la mia voce, come al solito a quest'ora del giorno, abbastanza stridula e incerta, ma speriamo che invece i contenuti siano certi per voi e vi diano motivi di riflessione, vuol dire che siamo tutti collegati, sani, vegeti, alive and kicking, e cerchiamo di capire se sono alive and kicking, vivi e ancora combattivi i mercati finanziari, a partire da quelli azionari, sia pure, detto proprio in maniera non fra virgolette, ma molto sottolineata, pesantemente influenzati dalle dinamiche dei tassi di interesse, di conseguenza dai rendimenti obbligazionari, di conseguenza dai cali dei prezzi dei principali titoli obbligazionari a livello mondiale, non soltanto quindi quelli americani, di cui si parla spesso per cercare di capirne l'andamento dei tassi di interesse, ma anche per quanto riguarda quelli europei. Oggi è una giornata relativamente tranquilla di recupero per quanto riguarda le borse e quindi non è una giornata nella quale dovremmo, condizionale d'obbligo, attenderci particolari movimenti dai mercati che oggi e stamattina hanno digerito il dato bruttino, ma forse per loro e per gli analisti più scaltri anche abbastanza prevedibile, dello Z e W tedesco, sceso molto al di sotto delle attese. La Germania continua sui dati macro a essere fonte di delusione perenne, ma è ovvio che alla fine i conti si pagano e finché hai un'economia che si trascina in positivo per lo spread virtuoso rispetto agli altri paesi europei, a partire dall'Italia, e quindi con tassi di interesse estremamente bassi e con un cambio che non è più quello del marco tedesco ma quello dell'euro favorevole, con tutto l'indotto che lavora per te, è chiaro che le cose male male non vanno. Quando invece le cose cominciano a girare in maniera diversa perché i tassi di interesse comunque mettono in difficoltà anche te, hai la guerra alle porte di casa e sei la prima che risente della crisi e sei un po' levereggiato rispetto all'economia. Quando tutto va bene, tu vai un po' più bene degli altri, un po' meglio, mettiamola così. Quando le cose vanno male, vai un po' peggio degli altri. E questo sta succedendo. È chiaro che la Germania, al di là delle simpatie personali, è un indice, è un mercato economico che a noi italiani, ma a noi trader italiani, coinvolge molto, tocca molto da vicino. Noi siamo tutti, soprattutto coloro che ha qualche brizzolatura sui capelli, figli del DAX. Diceva un collega l'altro giorno che ha richiesto la prova dei miei servizi, Giuliano, e che saluto qui nella nostra chat, un giurassico degli anni 2000. Ecco, tutti i giurassici degli anni 2000 si ricordano che il DAX era lo strumento che ti testava gli attributi, forse a volte strizzando anche un po' troppo gli stessi, tanto infatti che per cercare di agevolare il tradare il DAX e non riservarlo con 25 euro a punto soltanto agli operatori o molto capitalizzati o molto istituzionali o molto incoscienti, successivamente è nato il mini DAX. 5 euro a punto, una cosa già più affrontabile e che oggi nella buona sostanza ci mostra un andamento di contrattazioni, 20.000 contratti scambiati contro 29.700 alle ore 14:20 tra il mini e il maxi, ci mostra comunque un livello di volumi decisamente decoroso. Il micro, perché adesso c'è anche il micro, che 10 volte più piccolo, beh, insomma, ancora fa un po' fatica a trovare la sua strada. Oggi scambia 10.000 e rotti pezzi circa, ma comunque chi di noi ha conosciuto il DAX in quegli anni si ricorda della potenza di quel mercato. Oggi il mercato più potente è il Nasdaq e anch'esso, insieme a Dow Jones, insieme a S&P 500, insieme a Russell, si è avviato, pure in Europa non dimentichiamoci di FTSE MIB e di Eurostoxx, si è avviato a una sua normalizzazione verso il basso, nel senso che oggi ci sono anche i contratti micro che permettono, soprattutto dove c'è la possibilità di usare leve intraday agevolate, al massimo permettono anche a chi è meno capitalizzato di poter operare.
gli è che essere meno capitalizzati non è un difetto, non è una sfortuna e non è una cosa di cui ci si debba vergognare. È però un dato di fatto che in un luogo dove sia i volumi che la volatilità creano l'andamento dei prezzi, è facile trovarsi di fronte, come abbiamo visto questi giorni, a qualche cambio di direzione abbastanza improvviso. Poi quelli bravi diranno: noi l'avevamo previsto, lo sapevamo già, ma il nostro non è un webinar per quelli bravi, è un webinar per quelli volonterosi. A partire dal sottoscritto, che ogni giorno cerca di darvi una view sui mercati, a partire dai colleghi di AVA, che io saluto, perché mi danno la possibilità di intrattenermi con voi 3 volte al mese, a volte abbiamo fatto anche 4, ma insomma 3 volte al mese fisso. Il prossimo sarà a fine mese sulle opzioni. Daniele Lindi so che già scalda la seggiola perché avrà qualche cosa da farci vedere, ma insomma la bassa capitalizzazione non deve essere un'autorizzazione a ovviare al fatto che i soldi quelli sono e non possono essere di più, pigiando sul fronte della leva, perché siamo di fronte a mercati finanziari, introduciamo quindi il tema di oggi, che nel primo semestre di questo anno ci hanno dimostrato quanto la volatilità fosse a un certo punto qualche cosa di relativamente importante, quella bassa volatilità che ha fatto in modo che molti, come si dice, investitori andassero a premiare l'investimento azionario percependolo come non eccessivamente rischioso, cosa che invece, e ora mi schiarisco la voce definitivamente, assolutamente l'investimento azionario non è. È la rocedine, è una roba degli anziani. E lo vediamo, questo discorso della volatilità, prendendo questo Nasdaq Daily, dove cancello un po' le linee di tendenza e l'average true range lo paragono al ROC, che avete visto anche nel precedente webinar, è stato da me portato su base annuale a 260 periodi. Io non vado a portare l'average true range a 260 periodi, ma ve lo porto modificato a 130, ovvero vi prendo la volatilità degli ultimi 6 mesi. E vedete chiarissimamente, questo è molto importante come utilizzo dell'ATR in tale parametro tecnico di 130, proprio per capire quando, come investitori di lungo termine, non è il caso di andare contro i mercati. E utilizzando bene questo tool, chiaramente come tutti i tool è lievemente ritardato, si può comprendere come oggi noi stiamo guardando mercati azionari, questo è il Nasdaq, che quando nessuno li voleva comprare e anzi molti gestori discrezionali sostenevano che il 2023 sarebbe stato un anno orribile, non capivano che sarebbero andati a scontrarsi contro i gestori quantitativi, che invece, osservando questo tipo di andamento grafico, che qui mettiamo, così ci costruiamo anche un importante supporto di trend di lungo, eccolo qua, 14.400, siamo a 15.200, sono 800 punti, a un 4-5% circa. Mettetelo quindi bene in mente, dove l'indice è forte può scontare un 5% ancora di ballo di San Vito. Tiriamo anche sul Nasdaq un Fibonaccione per vedere casualmente dov'è questo target che abbiamo creato qua. Lo ridisegno per coloro che magari possono aver piacere di una ulteriore spiegazione. Ho preso l'estensione di questa trendline e l'ho duplicata lira più lira meno dal punto di breakout.
Casualmente, secondo me è un caso, non voglio fare il fenomeno di Fibonacci perché sarebbe anche poco corretto, casualmente abbiamo una coincidenza dove osserviamo che la proiezione di questo target del Nasdaq è sul 61,8%. Il Nasdaq ha ripercorso in salita sui massimi assoluti di giugno 4/5 di tutta la discesa. A 2/3 questa ripercussione verso l'alto si andrebbe a fermare, e a maggior ragione io credo che questo livello 10 punti più, 10 punti meno, perché quando una roba vale 14 rotti non è che si può stare proprio lì a, come si può dire, a fare il pelo e al contropelo, cioè da fare tutto un certo tipo di ragionamento. Sulla base di questo, il ragionamento da fare è che la performance sale, la volatilità scende. Queste sono due aggeggiature, scusatemi se oggi utilizziamo un italiano molto poco aulico, che fareste bene a mettere sui vostri grafici. E credo che anche una MetaTrader senza tutti gli accrocchi che utilizzo io sia assolutamente in grado di potervi dare questo. Questa è la volatilità. Al di là di correzioni anche molto brusche, ma finora di relativamente breve durata, finché questo aggeggio non vi torna a salire e questo vi rompe la sua trend line, sul tecnologico avete ancora delle buone possibilità operative a rialzo. Ora, la domanda che molti di noi si pongono è la seguente, ed è una domanda semplice, intelligente e poco saggia al tempo stesso. Semplice, cosa faranno i mercati nel prossimo trimestre? Intelligente perché è normale che dopo una salita che sul Nasdaq ha spinto l'indice a un certo punto a fine giugno al 40%, beh, ce la porremmo tutti, considerando che l'economia in borsa si sta muovendo con un film che è completamente diverso da quello dei dati macroeconomici che escono, che sono uno peggio dell'altro. Quelli veri, non quelli manipolati come i dati, ad esempio, dell'occupazione USA. Al tempo stesso è una domanda poco saggia, perché in un momento nel quale i mercati azionari da un lato comunque ancora piuttosto cari e dall'altro i mercati obbligazionari che invece sono venduti a piene mani, tolti i rimbalzi che per ora però hanno fatto solo come rimbalzi, di fronte a un quadro tecnico di questo tipo, così oggettivamente parlando esasperato, domandarsi cosa faranno i mercati, io l'ho detto anche negli ultimi miei 2 video che trovate sul canale YouTube, secondo me non ha molto senso, perché la domanda che in questo periodo molto strano sarebbe doveroso, per non dire obbligatorio farsi, è indipendentemente dove il mercato andrà, io che cosa sono disposto a fare? Ho degli investimenti a rialzo, sono in grado di valutare dove mettere i miei stop protettivi? E se non sono in grado di valutare, ho interesse, sono disposto a documentarmi meglio su come si gestisce uno stop di un'operazione, onde evitare che i miei sudati risparmi, che ho fatto fruttare finora, spero non con una condizione fortunata, ma con un'operazione fatta come si deve, vadano a depauperarsi, beh, ecco, nel senso di sapere e avere proprio la consapevolezza, oltre che la conoscenza, di come dovrò prima o poi gestire le operazioni che ho fatto,
o dovrò prima o poi occuparmi di gestire quelli che potrei avere intenzione di approntare? Ecco, io credo che sarà questa e dovrebbe essere questa la domanda a cui noi trader siamo obbligati a dare una risposta. Ognuno, chiaramente questa risposta, in base alla sua esperienza, capitale, tolleranza individuale al rischio, obiettivi di guadagno, obiettivi monetari di perdita e non ultimo il tempo che abbiamo a disposizione. Bisogna mettere in quadra e far tornare tutti questi 6 ingranaggi. Se questi 6 ingranaggi sono collegati bene e razionalmente noi sappiamo anche dare a loro un valore molto chiaro, è altrettanto evidente che sapremo poi come adattare i nostri profili di investimento. Questo non vuole essere un cazziatone assolutamente, vuole essere una raccomandazione con la cura del buon padre di famiglia, come dicono i codici, perché l'estate ha delle buonissime probabilità di vedere un risveglio della volatilità, ma potrebbe, e non lo escludo affatto, questa volatilità, dare luogo magari a giganteschi trading range, dove le fasi correttive potrebbero, almeno sugli indici, alternarsi a fasi di ripresa e potrebbero dar luogo a rimbalzi antipatici per coloro che vogliono lavorare sulla forza a rialzo oppure, nel caso dei rimbalzi, shortare la debolezza. E quindi anche richiesta una notevole padronanza dei livelli tecnici, che ognuno cercherà di adeguarsi come meglio ritiene opportuno, come meglio può credere. Io ad esempio utilizzo nella dashboard una funzione che pochi di noi utilizzatori di questo tool adoperano con frequenza, perché guardiamo tutti i livelli dell'intraday dove la macchina ci dice cosa fare e cosa non fare, ricca di informazioni importanti qual è, ma io vado a vedere anche come la macchina mi calcola supporti e resistenze, ve li faccio vedere in successione, su base giornaliera, settimanale, mensile. Sto guardando i livelli mensili. Perché mi interessa vedere dove sono i principali supporti e le principali resistenze. E mi interessa farlo applicando anche un tasto che mi spara sui miei grafici i vari livelli. Ora qui chiaramente il grafico è molto compresso, i livelli sono compressi. Ve li descrivo a voce. Perché? Perché a un livello che mi inaugurerebbe un ribasso sul Nasdaq a 15.491 e noi abbiamo stabilito che questo 61,8% passa a 394. Di conseguenza, permanendo anche per le prossime sedute un livello di questo tipo, è chiaro che se vado a rompere a ribasso il 391, il 491, mi trovo il 395, 100 punti sotto, subito a darmi fastidio, perché questo magari me lo breccano, ma sul 400 ci potrei trovare della gente. Chiaramente stiamo parlando di livelli mensili, il che significa che si analizzano e si guardano per chi vuole settimana dopo settimana adeguare le proprie operatività. Per essere chiari, se voi utilizzate anche sui titoli azionari grafici mensili, li dovete prendere per guardare i livelli tecnici, la composizione del grafico e farci i vostri disegni di trend line, eccetera, eccetera, ma la validazione la dovete prendere sul time frame inferiore, la settimana. Se guardate titoli, materie prime, valute, indici, CFD, tutto quello che volete, su grafici settimanali, dovete poi rendicontarvi a chiusura giornaliera per avere sempre un quadro della situazione e via andare. Cioè il ciclo superiore vi dà l'informazione essenziale, il ciclo inferiore vi serve per raffinare un attimo
i vostri livelli di operatività, tenendo presente che più vi lanciate in un'osservazione di lungo termine, che è quella a cui gli scalper fanno poi ricorso quando vedono che le loro operazioni fortunate intraday sono diventate dei magnifici long overnight, e allora diventano tutti cassettisti. Questo cambiarsi di abito a secondo delle convenienze, fra virgolette, politiche che il grafico ci offre è una cosa su cui bisogna fare una certa attenzione, perché poi a ritornare scalper, perché vediamo nel breve i prezzi girare in senso contrario alla nostra posizione, non ci vuole nulla, ma la mancanza di coerenza mentale è importante. Noi dobbiamo essere mentalmente preparati a ciascuna evenienza, ma al tempo stesso dobbiamo coerentemente sapere che se il nostro profilo di investitore, perché abbiamo poco tempo, perché abbiamo dei capitali, perché abbiamo un'alta tolleranza al rischio, è di lungo, sempre di lungo deve restare. Se si cambia, ci si alza una mattina, oi oi oi, non sono più un lungo, sono diventato un breve, ci vogliono motivi seri. O il mercato ha girato, oppure sono cambiati per 1000x ragioni i nostri presupposti di investimento. È che invece le persone cambiano idea così, appena vedono nel breve qualche cosa che gli piace molto o che non gli piace per niente. E questo fa sì che perdere la coerenza di investimento è una cosa che si paga estremamente cara. E qui abbiamo visto le volatilità di Nasdaq e di DAX. Prendo proprio l'indice più forte, il Nasdaq, e ci sovrappongo sopra un indice che invece è un pochettino meno forte. E questo è il DAX. Vado a cancellare sul DAX daily tutti gli oggetti grafici e vado a vedere il DAX come anch'esso ha trasformato la sua volatilità. Perché se vedete, DAX a un certo punto ha cambiato pelle più o meno qua. Molto importante misurare questo lavoro che il grafico ha fatto e misurare di conseguenza, su un arco di tempo più lungo, dov'è il supporto fondamentale che il DAX, sarebbe il caso, non perda, onde evitare che si faccia un po' male. Una volta e mezzo l'estensione di questa figura vi dà il massimo che il DAX ha fatto. Detto quindi che 16.350 come resistenza è tanta roba, detto che 15.380 come supporto è tanta roba, e a differenza, più o meno i valori sono simili, della lontananza maggiore che ha il Nasdaq dal suo supportone, questo è un capello più vicino, 8,90 siamo, 3,70, 3,90, sono 500 punti, è un 3%, il Nasdaq ce l'ha fra un 4 e un 5, quindi vedete che la sorte del DAX è un pochino più traballante. Questo perché comunque dalla Germania i dati macro, non ultimo quello stamattina dello ZEV, ma anche se si guarda prezzi alla produzione contro un'inflazione ancora abbastanza robusta, sono decisamente devastanti. Ecco, sul DAX attenzione che graficamente qui avete una estensione estremamente chiara. Se voi andate a prendere questo grafico e lo ingrandite un attimo, il grafico vi dà anche un'altra informazione caruccia. Vi aiuto col mouse. 1, 2, 3. Questa correzione ABC da libro si invaliderebbe con chiusura, e la pretendo settimanale, sopra il livello di 15.970, circa 100 punti sopra i prezzi di oggi. Oggi, dove, come ironicamente scrivevo stamattina quando è uscito lo ZEV, abbiamo visto che i dati brutti vengono comperati. Perché? Perché da un lato, a livello europeo, ma non soltanto europeo, noi siamo in presenza di un'economia che comincia a incasellare dati macroeconomici sempre più negativi. Abbiamo visto ieri sera, lo dicevo nella newsletter di ieri mattina, stiamo attenti ai dati che usciranno alle ore 21, ora italiana, sul credito al consumo in America, perché è da lì che vedremo la propensione dei risparmiatori a continuare a comprare assistiti da finanziamenti, e vedremo se Powell
che aveva gettato, secondo me, una bella bomba a Sintra dicendo a me della borsa non me ne frega nulla, tanto al credit crunch vi tengo buoni con quello, aveva ragione, secondo me, al di là del fatto di quanto sono birboni i signori delle banche centrali nel manipolare i dati e presentarci l'economia e la loro lotta eroica contro l'inflazione per quello che non sono e che non è, bisogna dire che Powell la sua ragione l'aveva. Se qui, intanto tornando al DAX, osserviamo l'andamento del ROC, sappiamo che ieri i dati del credito al consumo sono usciti 3 volte meno di quanto era nelle attese. E sapete perché? Perché vi faccio vedere un grafico. Vado a prendere la condivisione, così ho guardato anche che c'è una domanda a cui rispondere. Magari pochi di voi lo sanno. E fino a stamattina, devo essere sincero, non lo sapevo neanche io. Non in questi termini. Questo, andiamo a vedere la fonte, così ci chiariamo anche la veridicità o meno di questa affermazione. Federal Reserve, vabbè, penso sia attendibile, no? Ecco, questo è il tasso di interesse che pagano sugli acquisti con carte di credito in America, il 22%. Del resto, e questo non solo sulle revolving, ed è vero che i tassi di interesse possono essere alti o bassi a seconda di quanti soldi hai in tasca, ma se usi la carta di credito a debito normalmente non sei uno che vive sull'isola deserta con lo yacht da 100 metri parcheggiato fuori, sei uno come noi, come tutti. È normale quindi che il credito al consumo sia calato. Se il credito al consumo cala è un indicatore più di qualsiasi altro ragionamento di recessione, perché c'è un altro indicatore di recessione che ci deve aiutare a leggere i grafici in una maniera corretta, è quest'altro qua. Intanto io mi guardo alcune domande che mi sono arrivate. Questo, nuova condivisione. Abbiamo sempre detto nelle nostre newsletter che i dati dell'occupazione non sono truccati, ma sono sempre rivisti in negativo. E dicevo in una newsletter della settimana scorsa che ho trovato, tramite analisti che seguo, i nomi di 2 persone che lavorano in banche d'affari, piuttosto anche grossettini, che avevano fatto una ricerca sui dati occupazionali nel 2023 e si erano accorti che sono totalmente sbagliati. Solo che quando esce il dato, poi il mercato lo prende, ci cura le posizioni, ci fa tutto quello che deve fare, poi quando escono le revisioni ormai il più è fatto. Se voi vedete, la fonte è Zero Hedge, sotto c'è scritto poi Zero Hedge dove ha trovato questo, poi c'è qualcuno che dice che Zero Hedge è un sito di complottisti, non lo so e non mi interessa, perché ho appurato che 9 volte su 10 non è vero. Tutti i dati sull'occupazione nel 2023 sono sempre stati tutti rivisti a ribasso, ovvero la Fed porta avanti una battaglia contro l'inflazione dicendo che il costo del lavoro e che la gente lavora troppo è alto e invece il mese dopo questi dati sono completamente falsati. È chiaro ed evidente che di fronte a un mercato nel quale questa è una mia convinzione, quindi la potete criticare, prendere per buona, prendere col beneficio inventario, ci potete fare ciò che volete. In un mercato dove, andiamo di nuovo sui grafici, oggi molti dei numeri che vediamo vanno letti estremamente in chiaroscuro, soprattutto quelli che per la Fed sono più importanti, per noi non dovrebbero esserlo, quelli del lavoro, oggi ciò che vi è richiesto è quello di guardare i grafici con ancora maggiore attenzione, senza spoilerare che vi dobbiate dotare degli strumenti che uso io, che sono secondo me adatti a persone di media preparazione che vogliono di più
dal loro trading e quindi lo vogliono la roba buona, anche utilizzando roba basilare, vi rendete conto che siamo, nella buona sostanza, ancora dentro un regime che sta incrementando la volatilità sul DAX un poco, ma ancora in termini di performance deve perdere della performance prima di poter dire io esco da questo mercato. Siamo oggi 11 luglio, la trend line ci va fino al 12 agosto, siamo al 28, il DAX deve perdere, secondo me, buono un 7-10% e rompere la sua media mobile a 200 giorni prima di perdere delle occasioni. Chiaramente noi stiamo lavorando su degli indici, i quali indici sono una media ponderata di tutta quella meravigliosa, o a volte terribile, confusione che dentro di loro esce fuori perché c'è una media ponderata dei grafici. E in questo senso, vi do una notizia, l'ho saputa ieri, forse anche molti di voi la sanno, che è la seguente. Avrete sicuramente sentito parlare, io ne ho fatto anche oggetto di una mia videoanalisi non della scorsa settimana ma di quella precedente, che esiste l'S&P 500 come tutti voi lo conoscete, che chiaramente è pesato per la capitalizzazione di ogni singolo titolo e come molti di noi hanno detto è stato trainato in questa prima parte del 2023 dalle overperformance e della salita sia di prezzo che di capitalizzazione di molti titoli quotati sia sul Nasdaq che sull'S&P e che vengono visti dagli investitori come i titoli del futuro perché lavorano nel campo della tecnologia più avanzata, dell'intelligenza artificiale, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. In Europa il titolo che ha performato di più l'inizio dell'anno è Inditex, fanno abbigliamento. Cioè, pensa un po' te che differenza c'è. Ma c'è l'S&P 500 e c'è l'S&P 500, c'è proprio una sua definizione, equal weighted. Cioè, anziché 500 titoli dove quello più grande sposta il suo peso, se un titolo che pesa per il 20%, sto facendo un ragionamento giusto per dare così un'immagine, ti guadagna il 5%, beh è chiaro che solo quello ti fa l'1% dell'indice. È successo per esempio con azioni tipo Meta, tipo Nvidia, tipo Tesla soprattutto, anche nel 2021 e nel 2022, per esempio Tesla sul Nasdaq incideva per questi tipi di livelli. Allora, adesso l'S&P 500 non pesato comincia a essere visto con estrema attenzione. Ma siccome l'S&P 500 non pesato ci fa capire quanto sia storto, quanto sia in eccesso, quanto sia un po' dopato e drogato l'S&P 500 tradizionale, che è successo? Apple, Microsoft e compagnia bella pesano troppo e costringono il Nasdaq a essere automaticamente comprato per effetto della distorsione positiva di prezzi che gli danno i titoli ad alta capitalizzazione, adesso uscirà il 24 di luglio il Nasdaq equalmente pesato. Questa notizia forse nel breve noi non gli daremo molto peso, ma sappiate che il fatto che ti esce un indice equipesato darà da un lato una stabilizzazione di volatilità al mercato, dall'altra potrà dare una diversa stabilizzazione per quanto riguarda gli indici e di conseguenza gli ETF, ovvero per quanto riguarda tutti quegli strumenti che devono andare a replicare l'andamento dei sottostanti principali che influenzano l'andamento dei nostri mercati. Per fare un esempio, la volatilità degli ultimi 3 mesi dell'S&P 500 equipesato è di 75 punti circa e non varrebbe 4.000 e rotti, varrebbe 6.086. Non ve lo posso far vedere perché sono per piattaforma. Andiamo a vedere la volatilità dell'S&P 500 che ieri ha chiuso a 4.409
è dell'11% con 49 punti. Lavorare sugli equi pesati cambierebbe molto il mercato, perché da un lato gli equi pesati risentirebbero di una cosa che parzialmente può smentire quello che vi ho detto 30 secondi fa, ovvero di una regolarizzazione della volatilità. Nel lungo termine potrebbe esserci una regolarizzazione della volatilità. E a mio parere ci sarà. Ma nel breve termine, da qui a fine anno, perché sugli indici, su quando si fanno i cambi di portafoglio sugli indici devi ragionare così, le sale trading non ti smontano portafogli di centinaia di miliardi in 2 balletti. Il fatto che nell'indice la performance sia data equamente dai titoli che vanno male rispetto a quelli che vanno bene, poiché quelli che vanno bene li riconosci da quanto sono sopra le loro medie mobili. E tu oggi, se prendi l'S&P 500, hai 100 titoli sopra la media mobile a 20 giorni e ne hai 400 che sono sotto la media mobile a 20 giorni, sto facendo per fare un esempio, ma c'è molta differenza sui titoli sopra certe medie mobili e altri sopra certe medie mobili. Da un lato, questo, poiché i titoli deboli sono la maggioranza dell'indice e la debolezza aumenta la volatilità, potrebbe portare più volatilità sull'indice. E come mi fa subodorare un collega che mi sta scrivendo in chat della nostra, di chi è direttamente dentro Zoom, potrebbe portare a riscoprire i titoli piccoli, non le big cap, uscire dalla big cap e tornare a un mercato più frazionato. Quindi guardiamo questa estate 2023 con molta attenzione, anche se io mi auguro che altrettanta attenzione possa essere da voi dedicata alle vostre vacanze, alle vostre famiglie, a quel sano riposo che i trader purtroppo spesso fanno fatica a prendere, perché poi si portano dietro il telefonino e fammi vedere un attimino i mercati. Papà, posso andare a fare il bagno? Sì, amore, perfetto. Poi magari i figli gli piglia la congestione. Insomma, non sarà il vostro caso. Quindi attenzione ragazzi, perché quest'estate, e forse non solo quest'estate, direi tutto questo semestre, sarà un semestre che vi consiglio caldamente di passare non solo a operare, e io qui consigli non ve ne do, ma a studiare i mercati. Come ho scritto nella newsletter di ieri, quest'estate farà capire ad alcuni di voi quanto sa di sale lo pane altrui, diceva il poeta Dante, della totale mancanza di preparazione, perché purtroppo vedo persone che quando c'è da frequentare corsi a pagamento, comprare tool a pagamento, imparare cose a pagamento che hanno più valore degli spunti gratuiti che noi vi diamo, la manina nella tasca vi brucia. Quella stessa manina che non vi brucia quando magari spendete per cose più ricreative. I soldi non danno ricreazione immediata, ma danno stabilità finanziaria per potersi poi permettere di togliere i vizi. Ora, se è vero che sugli indici abbiamo visto la differenza fra DAX e Nasdaq, che è una differenza sostanziale, che quindi ci porta anche a definire scenari tecnici completamente diversi. Non ne parliamo se guardiamo il Dow Jones, che è un indice ancora più in difficoltà. Se vedete il Dow Jones il Rocca l'ha rotto e vedete che ha una volatilità molto, andiamola a lista indicatori, average true range, 130, questo modifichiamolo qua, che ci siamo dimenticati di modificarlo, e ha perso volatilità in un tempo più recente rispetto a quello degli indici che stiamo osservando. La volatilità di Nasdaq è cominciata a calare a maggio-giugno del 2022. La volatilità del Dow ha iniziato a calare in maniera più consistente da gennaio. La volatilità del DAX cala in maniera consistente da agosto-ottobre. FTSE MIB da ottobre. Quindi vedete che sugli indici, guardando per esempio DAX, Nasdaq e Dow Jones, vediamo delle cose che tornano e non tornano. Ed è quindi importante che ognuno di voi, e adesso vi leggerò un commento interessante che ho trovato nella chat di questo webinar,
si sappia creare il suo abito. Dice il collega giurassico che ho citato prima, spero che abbia capito che parlavo di lui, mi dice: da alcune ricerche ho notato che anche le cosiddette mani forti prendono il profitto dal trading intraday. E io ci ho fatto il sentiment su questo, non posso che essere d'accordo. Le mani forti guadagnano dalle mani forti numero 2 che siamo noi, che chiaramente siamo però in una posizione di non conoscenza, di impreparazione, bla bla bla, l'uso della leva, per cui noi buttiamo via i soldi perché ci piace giocare in borsa, quelli invece ci mandano avanti famiglie e aziende da centinaia di miliardi. Seppur vero che gli high frequency trading pone le mani forti in vantaggio, forse anche qualche ricorso all'intelligenza artificiale, non credo che sia solo questo il motivo. Mi piace questo ragionamento, perché è un ragionamento, non è un'affermazione. Il popolo del web dice che no, questo è un ragionamento di una persona che sul trading comunque si è fatto una sua esperienza. Fare trading multi-day, soprattutto per i neofiti, sembra più semplice, ma è una falsa convinzione. Non che intraday sia meglio un valore assoluto, ma sapersi vestire con il proprio abito dettato anche dal comfort psicologico è fondamentale, perché molti di voi pensano: ah bene, vado lungo, ma che me ne frega, ma che me ne importa, io non guardo il grafico. Sì, una volta ti può andare bene, 2 volte ti può andare bene, però ci sono delle volte che se vai a vedere come si sviluppa la volatilità ti prende male. Investi sul DAX, in questo momento la volatilità è l'1,3% del prezzo a un giorno, perché poi se invece questa volatilità tu l'aumenti, questo l'avete visto tantissime volte, ma io ve lo faccio vedere così almeno ve lo cacciate bene in testa. Poi il fatto che cacciandovelo bene in testa vi piace abbonarvi a lapidare così tutti i giorni l'avete è solo una piacevole conseguenza. 4,64 volatilità aumenta dopo una settimana, 803 raddoppia dalla settimanale in 3 settimane, cioè un'operazione che non avete messo uno stop di 200 punti su base giornaliera vi si trasforma in uno stop quadruplicato dopo 3 settimane, quindi dopo 15 giorni lavorativi. Se le vostre operazioni, che cominciano da operazioni quasi da scalper, tipo ma io voglio rischiare 30 punti sul DAX, no però mi scoccia, aspetta, ne voglio a 64 punti metto lo stop, ma no, vai alla porta il giorno dopo, eccetera eccetera, poi dopo 3 mesi questa operazione dove non avete voluto prendere uno stop di 32 punti vi costa 1.600. Guardate che questo succede, e vi chiedo gentilmente di fidarvi di me, visto che ormai sono 11 anni che vado su Classe CNBC ad ascoltare quello che i trader e gli investitori chiedono come consigli a noi cosiddetti esperti dei noantri, e quindi certa, insomma, casistica c'è. Questa è una cosa che accade moltissimo per gli investitori che fanno il lungo termine. Quegli investitori che usano questo tipo di grafico. Perché oggi lavoriamo sulla MT5, dove ho creato un panel di circa 8 titoli, dove ho selezionato i titoli che per i miei sistemi di trading stanno dando i risultati più interessanti. Ve li faccio vedere i risultati dei titoli che noi stiamo seguendo con maggiore attenzione. Questi sono i titoli, 90 titoli dei nostri sistemi che stiamo guardando con attenzione, mettendo anche il rapporto fra rendimento medio, volatilità e tutto il resto. Negli ultimi 20 giorni, per esempio, l'Italia ha un coefficiente negativo fra rendimento medio e volatilità, cosa che invece l'America ancora, sia sugli indici che sui singoli titoli. In America svetta Nvidia, ma non è che gli altri stanno a guardare, perché c'è Meta fa 144, Tesla 118, Intel 24, Apple 45, Amazon 51. Qui quando faranno il Nasdaq equipesato c'è da vederne delle belle, cioè ci sarà da vederne delle belle. Torniamo all'evidenziazione del grafico di MT5. Su MT5 ho caricato un ROC in versione momentum a 130 giorni e un ADX per farvi vedere le differenze. Questa per esempio è Bank of America. Guardate le banche come soffrono. Le banche soffrono la recessione, le banche soffrono il fatto che ad esempio prestare denaro al 22% significa caricarsi di insoluti che col cavolo che andrai a riscuotere e che ti faranno guadagnare meno quando i tassi prima o poi caleranno, perché finora le banche li stanno andando bene,
perché tengono sui depositi tassi bassi e guadagnano sui tassi alti. Ma quando si romperà, e si romperà, questa non è una profezia, è una certezza, il punto di equilibrio fra guadagno e solvibilità, che è quando si rompe il punto di equilibrio fra quante operazioni fai che guadagni e quante operazioni fai che perdi, dove a un certo punto le operazioni dove guadagni sono meno, le operazioni che perdi sono di più, ma soprattutto quelle dove perdi tanto aumentano e quelle dove guadagni tanto diminuiscono, e ben lo sanno i trader che magari qualche volta si sono anche fatti un loro diario, e tutto il resto sono tazzi. Una banca che dovete seguire con attenzione, per esempio, è Wells Fargo, non perché sia performante o meno, perché è la banca americana più esposta nel credito al consumo. Fatevi su Wells Fargo una linea di tendenza molto chiara e seguite su Wells Fargo questo triangolo che è il grafico ha riempito con poca direzionalità, e questo robo nero è la direzionalità, questa è la DX. Questo lo togliamo. Questa è la forza del rialzo, vedete? Il mercato sale e la forza del rialzo diminuisce insieme alla direzione. Rialzi fatti tutti da ricoperture. La performance, al di là del fatto che il rialzo sia un po' fasulletto, c'è, però attenzione che siamo vicini a dei top di performance. Ecco, cominciamo a utilizzare i grafici anche in questo modo. Wells Fargo, venerdì esce la trimestrale, banca molto esposta sul credito al consumo, da guardare attentamente le loro previsioni. Un collega stamattina mi ha detto: io ho comprato Rio Tinto e ho comprato Pfizer, perché ha commentato in maniera simpatica, secondo me anche molto intelligente. Chiaramente purtroppo su YouTube avete tutti dei soprannomi, cazzarola, non si riesce mai a capire come vi chiamate, ma vi scoccia mettere nome e cognome, non va ammazza nessuno. Oh. Io ho comprato Rio Tinto, non faccio vedere il grafico perché non ce l'ho sulla MetaTrader 5 dove c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Guardate tutti i titoli che ci sono sulla MetaTrader 5, pazzesco. Oltre alle valute, c'è tutti questi cosi verdi, sono tutti titoli. C'è da uscire, ma questi blu sono tutti titoli, c'è da uscire matti. E ho comprato Pfizer. Ora, ci sono persone che comprano Pfizer perché amano i vaccini, ci sono persone che non comprano Pfizer perché fanno parte di quella categoria di individui etichettati Novax, che vabbè, insomma, però non entriamo nell'argomento. Potrebbe non essere sbagliato. Pfizer sta accumulando qualcosa in termini di ADX, forse. Forse. Però sta perdendo performance. E finché questo titolo non mi recupera un po' di capacità di dare reddito, questo titolo difficilmente sarà comprato dalle manine interessanti. Dove potrà essere comprato un titolo come Pfizer? A metà del guado. Cosa c'è a metà del guado? Andiamo a vedere. Entriamo qui nel grafico. 74, 66. Pfizer deve fare un 8%. Se Pfizer fa un 8%, il titolo vale 35, 3 per 8 24, 5 per 8 40, 2,8. Pfizer deve andare a 38,39. Se va a 38,39 chiude questo gap e allora potrebbe chiamare degli acquisti interessanti e allora il titolo potrebbe decollare. Vedete come si può fare analisi grafica su un CFD di un titolo azionario con due indicatori. Poi se volete il meglio ve lo dà Lapidario. Chi si loda si imbroda, è vero ragazzi? È terribile, quando ti vanti e pensi di essere figo. Però dobbiamo anche essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni e che tanti colleghi hanno apprezzato, ed è il motivo per cui siamo contenti di essere qui con voi, perché sappiamo che abbiamo goduto, cioè siamo meritati la vostra fiducia. Titolone, Nvidia. Non ve l'aspettavate un webinar sulle azioni, vero? Voi pensate sempre, Lapidari tanto fa solo i future. Nvidia dovete fare una roba di questo tipo. Tirare una linea multipivot che prenda questo massimo e niente qui dentro. Nvidia se non scende sotto 380 è un titolo fortissimo.
Andiamo a vedere se ve lo posso far vedere anche sui titoli USA. Non ce l'ho. Ok. Questo chiaramente in un'ottica di lungo termine. In un'ottica di breve, Nvidia, per esempio, io l'ho nei miei sistemi tecnici su un'altra schermata, short da 408 e probabilmente se il titolo non scende ci prenderò uno stop. Anche se oggi pomeriggio non mi stupirei di vedere il Nasdaq un po' deboluccio. Non mi stupirei. La borsa europea invece mi sembra che tiri abbastanza e se vado a vedere anche i future su S&P 500, 0,25%, Dow Jones 0,35%, Russell in questo momento cosa sta facendo? 0,40%, mini Nasdaq sta facendo 0,21%, ma l'America è ancora abbastanza cauta. Ecco, mettiamo uno stop più stretto su Nvidia, prendete questo massimo, ve lo tirate qua. E la linea dove andare a mettere lo stop ce l'avete qua, 370, 380. Questo è un titolo non è molto forte. In termini di momentum è forte, però sta caricandosi di volatilità. La salita bella è stata questa. Questa è una salita volatile. Come tutte le salite volatili, allora voi prendete questa linea, la duplicate qui sopra, tac, e che cosa trovate? Trovate che questa linea dentro il momentum vi fa capire che qui siamo su dei massimi. Ecco perché è un sistema che è andato short. La parte rialzista è ancora superiore alla parte ribassista, la direzionalità molto forte sta calando. In Italia, fra le cose che seguiamo con grande attenzione, ci sono i nostri campioni bancari. Un titolo che ha performato da Dio quest'anno è il titolo Unicredito. Merita ancora stare dentro Unicredito? In termini di performance, quest'ultima parte è stata più sofferta, questa è troppo direzionale, troppo figa, troppo bella. Se guardi il grafico, sicuramente Unicredito è ancora un titolo estremamente bullish. Difficile pensare che... È chiaro, è bullish perché hanno fatto anche un sacco di manovre di vendite, ristrutturazioni, accorpamenti, cioè è un titolo che ha rellato molto, voci, fusioni, acquisizioni e anche sistemazioni di posizioni. Adesso in una parte mediana, Ocio. Può salire, può scendere, forse ha bisogno di consolidare all'interno di un trading range che potrebbe essere particolarmente volatile, sì, ciao. Molti di noi guardano anche Intesa San Paolo. A me piace poco Intesa San Paolo da un diverso tempo. Titolo che ha rotto una trend line che può rientrare anche dentro. Credo che sia una lateralità ribassista, in termini di momentum ne ha perso veramente tanto, quindi ha perso performance. E quando i titoli perdono performance, vedete? Il titolo sale, scende, tiri subito una linea qua, risale, arrivi qua, riscende. Questa è una resistenza che è creata da un algoritmo, non è che c'era la resistenza qua perché ha chiuso il gap. Nel chiudere il gap è saltato anche un algoritmo di failure swing, cioè di massimo non raggiunto come doppio, e di conseguenza poi il titolo è sceso. 2,18 un supportone, 2,26 un altro supporto. Per il momento siamo in una fase che non esprime ancora delle tendenze molto, molto chiare. Un titolo bello in Germania, chiaramente tenendo presente che in termini di Fibonacci siamo devo ricolorare il Fibonacci. Abbiate pace che lo ricoloro subito. Il Deutsche Post, servizi, monopoli di mercato, business sotto controllo, bilancio a posto. Non deve scendere sotto 40. Tiri una riga sul momentum, guardi il Fibonacci e capisci dove il Fibonacci potrebbe invertire e dove questa inversione bloccherebbe questa trend line rialzista e quindi manderebbe a casa gli algoritmi che controllano la salita del titolo. Titolo che ha rellato tantissimo e che adesso in una fase digestiva molto lunga ha mangiato troppo, è questo titolo qua.
Attenzione che qui Louis Vuitton, fortissimo, però non te lo mollano chiaramente gli investitori. Secondo me, finché non si va sotto 780, LVMH è un titolo da paura. Cioè, io ho una soglia di allarme a 812 sul nostro sistema che gira su LVMH. Titolo ancora forte. Può salire ancora? Sì. In area 880, sinceramente, lo vedrei un po' arrivato. In sintesi, per concludere, un'estate volatile, forse non facilmente direzionale, assolutamente. Potrebbe essere rumorosa, poca direzione, volatilità, difficoltà di tendenza. Forse non una stagione nella quale, tolti i casi, come abbiamo visto prima, Pfizer, Rio Tinto, del collega, dove c'è profondo ipervenduto, forse una fase adatta, sicuramente a non comprare sulla forza, perché dovete veramente trovare titoli molto molto stabili, con poca volatilità. Una Nvidia, una LVMH, forti ma volatili, sono da secondare per orizzonti temporali più corti. Un'estate che secondo me dovreste passare anche a documentarvi meglio, ad approfondire meglio i funzionamenti dei mercati, che sono complessi ma presi a sé stanti non sono difficili. Noi continueremo a presidiarli anche ad agosto con i webinar e quindi a cercare di esservi utili nella misura in cui, le abilità ci sono e dove invece arriviamo ai nostri limiti. I colleghi di Ava sulle opzioni stanno facendo un lavoro mirabile e sono convinto che potremo veramente fare delle cose molto molto belle. Io ho esaurito il mio tempo, sono riuscito anche a fare al volo in maniera molto veloce, avete visto, 7-8 titoli, basta posizionare sui grafici gli indicatori giusti e chiaramente capire un attimo questa roba, di che cosa trattasi. È stato un piacere essere con voi. Per qualunque richiesta di chiarimenti mi potete scrivere su info@lapidari.it, allegate sempre anche il numero di telefono, perché molto spesso le mie risposte vanno in spam, allora io utilizzo WhatsApp per dirvi guarda che ti ho risposto. Così, come dicevo nella newsletter stamattina, non passo da maleducato. Ringrazio anche gli amici Daniele Lindi e Daniele Ponzinibbi di Ava, che ci seguono da lontano ma anche molto da vicino, hanno sempre dato molto conforto a queste attività e io continuo confortevolmente a essere contento e sereno di poter fare un lavoro insieme a loro che sicuramente sarà di soddisfazione anche per voi. La registrazione del webinar la trovate poi già direttamente caricata da questo streaming in diretta su YouTube. Buon pomeriggio a tutti voi.